tante volte dei ruoli rossiniani e anche barocchi, no? Con quegli passaggi di coloratura. Come si fa? Come si può fare la coloratura in una maniera elegante, rossiniana? Non questa coloratura che a volte si ascolta di Sì, laringe, no? sì, Con i sì. colpi di laringe che lei non fa. Beh, ovviamente lì siamo sempre sul fiato. Lì ci sono esercizi. Io ho fatto 6 mesi di esercizi di fiato. Io non avevo le agilità. Le ho studiate, me le ha fatte imparare il mio maestro. Me le ha fatte studiare per 6 mesi, abbiamo fatto esercizi di respirazione e poi finalmente ho incominciato a cantare e fare le agilità. Lì è tutto sul fiato, respirazione, diaframma e non devono essere alte. Mhm. Devono essere alte, non devono essere sul fiato, mai di laringe perché innanzitutto fa male e poi si ha i fiati più corti Sì. e sono comunque dei colpi alla laringe, è un fake quasi. Mhm. C'è chi l'ha usato e ha cantato una vita intera, ma lì si sta sempre nella fisiologia di ognuno di noi. Mhm. C'è chi magari ha più facilità facendo di laringe, però appunto a volte non è salutare perché risultano finte anche, come metterci l'H in mezzo, Mhm. questo assolutamente fa malissimo perché sono dei piccoli pezzettini, dei piccoli di aria Mhm. che passano la laringe, apre e chiude, va l'aria e quindi questo logora a lungo andare e si hanno i fiati più corti. Invece sul fiato, come un po' si fa, poi anche tutti i repertori dopo, c'è tutto sul Mhm. fiato, assolutamente. C'è uno studio lungo sulle agilità sul fiato, ma Ma è dunque la lei cosa più sempre la fa naturale. nella stessa maniera la Sì, coloratura, no? assolutamente, sì, legate sempre nello stesso modo, sempre. Sì. Anche nel barocco, Anche nel è dove, barocco. normalmente nel barocco è dove si sente di più questa coloratura Sì, di... sì, sì, sì. No, anche nel barocco lì per farle più veloce possibile vanno fatte come galleggiando sull'aria. Mm. E, ovviamente è tutto misurato, tutto calcolato con lo studio, ovviamente, e vanno fatte galleggiando sul fiato. Le agilità barocche, più si galleggia, più veloci si può Mm. andare. Più si fa intervenire il resto del corpo, più si rallenta l'agilità. Personalmente, quando canto e ho cantato o Rossini o il barocco anche più spinto, con velocità più elevate, Mhm. l'obiettivo è qua, è tutto rilassato e pronto per raggiungere la maggior velocità e la maggior precisione possibile delle note. Tutto il resto supporta. Infatti, spesso io, dopo una recita di un barocco di Rossini, ho bisogno di massaggi perché il Mhm. corpo, per mantenere tutto qua rilassato, tutto il resto è in tensione, purtroppo, in una tensione anche costruttiva e giusta, però da qualche parte bisogna tenere per non andare a intaccare l'agilità, la velocità e la Mhm. precisione. E l'appoggio è lo stesso, Sì. perché anche ci sono dei cantanti che dicono che quando fanno la coloratura rossiniana, Sì. l'appoggio è più alto che quando cantano legato, per esempio in Donizetti o... Diciamo che forse, allora l'appoggio credo è lo stesso. Secondo me varia la portata Mhm. del fiato, di conseguenza anche della voce, la portata, la spinta. Non è una spinta, ovviamente non si spinge Non si mai, spinge. ma il supporto, ecco, chiamiamolo supporto, non Mhm. spinta. Il supporto è diverso perché io per cantare un Amneris è questo, per cantare Rossini è questo. Mhm. E qua in punta, mentre per un Amneris è più la portata è maggiore, è come aprire non so, un rubinetto d'acqua così grosso e invece uno piccolo così. Sotto l'acqua è la stessa, la spinta è Sì. la stessa, la portata è la stessa, ma qui è più sottile, è più affinato in Rossini e invece in un Verdi si può dare di più anche perché la scrittura musicale è completamente diversa. In Rossini si è sempre in punta di fiato, di maschera, di tutto, Mhm. mentre in un altro repertorio è più libero. Per me è più libero, invece Rossini
è più cerebrale, è più calcolato, è molto più difficile. Una volta affrontato Rossini si può affrontare tutto. È E così. dunque lei direbbe che il fuoco cambia quando canta un repertorio più pesante. Eh, È più, sì, è più appunto, io lo visualizzo, io vado a visualizzazioni, un barocco e un Rossini sono qua, in punta qui sopra, mentre cioè, sarebbe come si può dire, una focalizzazione più puntuta, mentre il repertorio, quale può essere appunto dopo Rossini, ma anche determinati tipi di bel canto, tipo per esempio la Dalgisa, che comunque è un tipo, è molto più acuta, ha un canto molto più lineare rispetto a una Arsace, una Cenerentola, una Italiana Algeri. E, è più, posso visualizzarlo anche una cosa del genere. Io vado a visualizzazione, cioè non più in punta di voce, ma posso dare di più. Cioè deve esserci, non posso centellinare, ecco, invece Rossini va centellinato proprio in punta di voce, in punta di fiato, nonostante qui poi ci sia sempre lo stesso, perché ovviamente i fiati devono essere lunghi, però appunto anche con l'agilità tutto interviene il diaframma, quindi in un certo senso il meccanismo del corpo è diverso comunque, non ha questo, questo ma è più così, ecco. Interessante.